Ciao a tutti, oggi vi proporrò una ricetta facile, veloce e perfetta per salvare le vostre cene, quando magari non avete voglia di cucinare. Questo è un piatto estremamente semplice e delizioso che non mi stanco mai di preparare e mangiare soprattutto. Semplicemente pan bauletto integrale o pan carré, albumi leggermente montati, sale, asparagi con tuorli, salmone, formaggio filante e olio, oppure stessi ingredienti ma con zucchine e prosciutto cotto. Per ogni toast in padella utilizzerò 4-5 albumi e un tuorlo, 2 fette di pan bauletto integrale, sale, olio e il resto degli ingredienti quanto basta, secondo i vostri gusti, padella in pietra da 24 cm. Il procedimento è ultra semplice e veloce, come potrete notare fra poco. Sbattiamo gli albumi con un bel pizzico di sale, aiutandoci con una frusta a mano, finché non si sarà formata una bella schiuma. Ecco, vedete? Aggiungiamo un tuorlo agli asparagi selvatici che io ho precedentemente lessato per circa 7-10 minuti e poi fatto freddare. E mescoliamo bene anch'essi. Mettiamo la padella sul fuoco a fiamma media e facciamo riscaldare bene con un giro d'olio. Quando sarà ben calda aggiungiamo gli albumi, abbassiamo la fiamma e al centro sistemiamo prima gli asparagi e poi le fette di pane, rigirandole una volta per far assorbire bene il condimento, proprio così come vi sto mostrando in video. Facciamo cuocere per circa 5 minuti e poi ripieghiamo i bordi esterni verso il centro e con una paletta e un movimento deciso andremo a voltare i toast. Da un lato aggiungiamo il formaggio scelto a piacere, nel mio caso il dolce sardo, mitico e immancabile a casa mia, e un po' di salmone. Sempre con la paletta ripieghiamo il lembo sopra l'altro per formare il nostro, chiamiamolo sandwich, e facciamo cuocere finché il formaggio si sarà tutto sciolto. Potete anche mettere il coperchio, ecco, per accelerare questo passaggio, e procediamo in questo modo fino a formare tutti i toast che volete con tutte le farciture che più vi piacciono e preferite. Come potrete notare sono personalizzabili in tutti i modi possibili e immaginabili. Io li adoro anche con le zucchine, il prosciutto cotto oppure il tonno, oppure bresaola, rucola, pomodoro. Sono morbidissimi, come potrete notare dal taglio con la forchetta, semplicemente con la forchetta appunto, e sono super filanti, cremosi e sostanziosi. Insomma, una cena completa in poco tempo. Spero tanto che la mia idea vi sia piaciuta, vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!